Buongiorno, in questo video voglio raccontarti quali secondo me sono i prodotti da tenere sotto osservazione per il Black Friday se vuoi fare video podcast o video per YouTube. Ci saranno prodotti di tutti i prezzi in modo tale che possono rientrare nei vari budget, ma non perdiamo tempo e iniziamo. Partiamo dalle webcam, perché? Perché non tutti hanno la possibilità o la voglia di comprare una videocamera, cosa che ovviamente io consiglio. Ci sono delle webcam molto interessanti che producono dei risultati veramente buoni, a patto che il soggetto sia ben illuminato, ma di questo ne parliamo dopo. Allora, una delle prime che ti consiglio è questa HubSpot Meet, webcam a 60 frame rate per secondo, 1080 come qualità, è un'ottima webcam e io mi sento di consigliartela. Costa 109 euro come puoi vedere, però se la metti sotto osservazione per il Black Friday sicuramente scenderà di prezzo, perché ho visto che scendeva anche quasi alla metà, quindi lì in quel caso sarebbe un ottimo affare. È una ottima webcam questa, come è una ottima webcam anche questa, minore come qualità rispetto alla precedente, anche se questa è 2K, quindi in teoria migliore rispetto al 1080, ma insomma come marchio sicuramente HubSpot è migliore rispetto a Anker, però questa costa poco già in partenza, quindi potrebbe scendere ancora di più di prezzo. Voglio suggerirti ancora questa dell'Elgato, la Facecam, anche questa 1080, anche questa 60 fps. Elgato la conosciamo tutti come marca, è sicuramente molto interessante. 139 euro non è poco, mi rendo conto, perché costa anche più della HubSpot, sì esatto, però potrebbe assolutamente valerne la pena, quindi tieni d'occhio, io ti consiglio tieni d'occhio anche questa. E poi c'è questa qui, la Logitech, che è quella che sto usando io in questo momento per fare questo video molto molto veloce, ed è una webcam anche questa 1080 60 fps, diciamo che è lo standard. Forse l'unica è l'Anker che 2K, ma secondo me non è un vero e proprio 2K, ok? Però insomma, questo se vuoi una webcam, scelta che io ti consiglio laddove tu vuoi veramente avere un setup molto veloce e quant'altro, però hai un problema. Qual è il problema? È che la webcam poi ti serve anche un microfono, ok? E hai due tracce separate. Se vuoi semplificarti la vita, io ti consiglio di prendere questa macchina fotografica, ovvero la Sony ZV-1. Perché? Questo è il modello 1, è uscito anche la versione 2. Questa qui costa 5,95 e ti assicuro che per la qualità che ha è veramente un ottimo prezzo. Sono sicuro che scenderà durante il Black Friday, sia perché è uscita la versione 2, che sicuramente è una videocamera migliore, ma se vuoi fare podcast o video podcast, quindi con telecamera fissa o altro, questa è veramente ottima. Tra l'altro ha una bellissima gestione del colore, ha la possibilità di inserire il microfono esterno, insomma è veramente un'ottima macchina fotografica per iniziare. E puoi collegare ovviamente anche il microfono esterno, cosa assolutamente indispensabile. A proposito oppure come alternativa, scusa, volevo farti vedere questa DJI Osmo Action 4, costa 4,27, un po' meno rispetto alla macchina fotografica che ti ho fatto vedere prima, ma questa è anche nella mia wishlist, tra l'altro funziona veramente veramente bene, e a questa Action Cam puoi aggiungere anche un microfono esterno, quindi una soluzione super compatta, veramente molto piccola. Addirittura se per esempio hai già una videocamera e vuoi però fare le inquadrature dall'alto per fare, non so, video di unboxing o altro, questa qui essendo super leggera puoi veramente attaccarla dovunque, non hai bisogno di quegli stativi pesanti con il contrappeso dall'altro lato, quindi te la consiglio assolutamente, anche perché, come ti dicevo prima, oltre a vedersi benissimo, avere una gestione del colore perfetta, ha anche la possibilità di inserire un microfono. A proposito dei microfoni, due microfoni che voglio suggerirti che possono andare bene attaccati direttamente al computer perché sono USB-C, ma anche alle videocamere perché hanno anche il cavetto TRS, sono questi, sono due. Uno, il Deity D3 Pro, che è quello che ho io, ed è un microfono spettacolare, veramente spettacolare, perché ha una qualità del suono pazzesca, tra l'altro è super cardioide, quindi molto focalizzato su ciò che avviene davanti, quindi secondo me questa è un'ottima scelta. Oppure della Rode c'è questo, il VideoMic Go 2, è più o meno la stessa fascia di prezzo e secondo me anche questo suona molto bene, bene o male si equivalgono, ok? Io preferisco il precedente perché ha anche la manopolina per il gain, c'ha qualche funzionalità in più, è un po' più grande, quindi è un po' più direzionale rispetto al Rode, però sono due ottimi microfoni, io tra i due ho questo,
però insomma qualunque scegli è un ottimo microfono. Passiamo ai microfoni. Visto che questo video è focalizzato sui video podcast o sui video su YouTube, ci serve per forza un microfono. Ti voglio far vedere due microfoni economici USB, che sono uno, questo, il Fuse. Io in questo momento sto usando la versione XLR. Questo qui che ti consiglio è sia USB che XLR, ok? Quindi puoi usarlo sia semplicemente attaccato al computer, sia invece facendolo passare per una scheda audio col cavo XLR. Ora tu stai sentendo la versione XLR e secondo me questo, per quello che costa, è veramente un gran bel microfono. Se vuoi un'alternativa ti consiglio questo Fifine o Fifine K688, mi pare si chiami, non ricordo adesso il nome preciso, ma anche questo è un buon microfono, anche questo XLR e USB-C, ok? Quindi anche questo hai doppia alternativa. Sono due microfoni entrambi decenti, quindi tutto sommato per fare cose entry level ma con una discreta qualità vanno benissimo. Se invece vuoi spendere qualcosina in più, ecco, allora iniziamo a far sul serio. Ti consiglio questo Shure MV7, che sia USB che XLR, in modo che lo puoi attaccare dovunque e hai un'ottimissima qualità, perché stiamo parlando di Shure, stiamo parlando di un microfono che io avevo solo nella versione XLR e mi piaceva veramente tanto. Poi ovviamente avendo il canale, dovendo fare tantissimi video, spesso devo vendere dei prodotti per comprarne altri, quindi, ma l'avrei tenuto molto volentieri perché è veramente un ottimo microfono. Oppure l'alternativa è il PodMic, però questa volta il PodMic 2, che è sia USB che XLR, è un po' come lo Shure che ti ho fatto vedere prima. Costa un pochino meno, perché qui parliamo di 2,68, qui parliamo di 2,19, ma col Black Friday sicuramente i prezzi scenderanno e potrebbe essere un'ottima alternativa. Tra i due ti dico la verità, lo Shure è più scuro e il PodMic è più chiaro, quindi io preferisco lo Shure come suono, però se hai non so, il Rodecaster 2, scusami, o l'1 o altro, sicuramente questo c'ha dei preset già preimpostati, c'ha la Rode, c'ha delle app, insomma potrebbe essere una scelta giusta. In ultimo, ma non meno importante, la luce, perché se devi fare video podcast o video ti devi illuminare e quindi ti serve una luce. Questo qui è un kit, quindi hai già tutto, non ti serve altro, certo per iniziare perché è un'unica luce. Sappiamo bene che ne servono 2, ne servono 3 o anche di più, però per iniziare questa luce che costa 2,66 in realtà è completa di tutto, perché ti dà come puoi vedere qui c'è la luce, c'è anche il softbox, c'è la borsa per trasportare tutto, c'è il telecomando fondamentale e ci sono anche le batterie, perché questa luce la puoi utilizzare anche in giro, quindi non devi per forza essere attaccato alla corrente, ma c'è anche ovviamente l'attacco alla corrente, quindi la presa. È completo, quindi ti compri questo, è vero paghi 2,66 ma probabilmente col Black Friday scenderà e hai tutto. Ok, io volevo passare in panoramica un pochino, certo avrei potuto consigliarti miliardi di cose, però dovendo fare una scelta e non potendo e non volendo fare un video di 8 anni, ho preferito consigliarti queste cose. Se hai domande, dubbi, curiosità, se vuoi delle alternative, non farti problemi, commenta questo video e io sarò felice di consigliarti cose che possono esserti utili. In questo caso stiamo parlando di video podcast o di video. Ok? Grazie mille, a prestissimo.